Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Mamma mia, quante! L'appeso, gli amanti e la stella. Teniamole tutte e tre, ragazzi, perché qui c'è aria di decisione, di scelta, di riflessione. Potrebbe anche essere un momento di introspezione, con la scusa che c'è la carta dell'appeso. È come se fosse una scelta legata alla direzione che dovete dare alla vostra vita, a una situazione e per qualcuno, considerato che c'è la carta degli amanti, anche a una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie del mese. Partiamo con un 2 di pentacoli, un 4 di spade. Il 2 di pentacoli mi risuona con l'appeso, ragazzi. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un 9 di spade, la regina di bastoni, un 8 di pentacoli, un 6 di spade, scusate, un 5 di spade e un 10 di bastoni. Allora, prima vi ho accennato a una scelta e mi risuona con questo 2 di pentacoli, perché effettivamente è una carta che ci parla di qualcuno che sta cercando di gestire più cose allo stesso tempo. Adesso ragazzi andiamo a vedere un po' qual è l'energia generale del mese, dopo farò gli esempi per l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli, 7 di pentacoli e 7 di spade. Datemi una carta per questo 7 di spade. Asso di coppe. Mi andrei a vedere anche 4 di spade. Re di coppe e 3 di bastoni. Io ho l'idea che tutto questo grande affare che potreste avere all'inizio del mese, questo gestire tante cose tutte insieme, porti ad un momento dove si faccia un attimino fatica e ci sia bisogno di prendersi un po' di riposo. Oppure questo gruppo di carte mi suggerisce il fatto che potreste iniziare a delegare qualche cosa. Andiamo avanti, andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Asso di bastoni, fante di bastoni, andiamo a vedere anche il 9 di spade, eremita, 2 di spade e amanti. È come se ci fosse qualche cosa che può iniziare. Qui anche abbiamo un asso. Però è come se si dovesse passare attraverso questa scelta, questo periodo di riposo dove qualcuno potrebbe o appoggiarsi a qualcun altro o delegare
o direttamente pagare qualcun altro perché faccia quello che dovete fare voi. E dopo questo momento di stand-by, diciamo così, tenete presente che il 4 di spade è anche una carta di guarigione psicoemotiva. E qui abbiamo un re di coppe che può fare riferimento a un terapeuta olistico. Devo dire che poi c'è questo cavaliere di bastoni, quindi è come se ritrovasse in un certo senso la grinta, la forza, la passione. Sento la spinta proprio di andare avanti. Perché avete l'eremita qua e la carta degli amanti e di nuovo un 2 di spade che mi parla di dubbi e di due situazioni da gestire? Devo dire che potrebbero esserci parecchie preoccupazioni, ma l'eremita è colui che ha già le conoscenze, le doti, le esperienze alle quali attingere per far fronte a quelli che potrebbero essere gli eventuali dubbi, problemi o pensieri negativi del periodo. Di nuovo, mi rimanda la carta degli amanti. Io qui ho come l'idea che ci sia una scelta importante da dover fare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Nove di bastoni e 5 di bastoni. Allora, qualsiasi sia la scelta che voi dovete affrontare, quello che mi viene da dire è che dovete ponderare bene ogni singolo dettaglio. Non potete sperare di aggiustare le cose in corso d'opera. Questo mi viene da dirlo, cioè è come se doveste pianificare tutto in questa scelta, in questa decisione, valutare tutti i pro e i contro. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, perché è proprio quella carta che mi dice, e guardate, 8 di pentacoli, che bisogna lavorare il dettaglio, le piccole cose. E torre. Ci può essere anche una questione legata a come gestite o come organizzate le tempistiche di lavoro o le tempistiche di vita durante la giornata. Cioè, ho come l'idea che dobbiate, prima di muovervi, dobbiate, di scegliere, diciamo, dobbiate farvi un piano A e un piano B. Andiamo a vedere il 5 di spade. Perché difatti avete l'appeso, è come se aveste bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva. Qui abbiamo Cavaliere di bastoni che avete già qui, quindi è una carta che si ripete, la Regina di pentacoli, un 10 di bastoni che si ripete e l'appeso che si ripete. Credo che ci sia qualche tipo di obiettivo che può essere legato a un ruolo. Il ruolo può essere il ruolo di capo, il ruolo di responsabile, il ruolo di madre, il ruolo di amica, amico. È come qualche ideologia legata a questo ruolo che avete che è una bugia, fondamentalmente, perché si parte con un 7 di spade, come se fosse una vostra proiezione, e qui è come se si stesse cercando di fare un po' di tutto per portare avanti questa cosa. Il punto qual è? Che va bene puntare ad un ruolo, ma preparatevi un piano d'attacco strategico. Dopodiché, vedendo le cose nei dettagli, è come se qui finalmente riusciste a lasciare indietro questi pesi egoici. Tenete presente che il 5 di spade è una carta di lotte egoiche, cioè di qualcuno che, diciamo così, crea discussioni anche con se stesso, perché è abituato a fare così e in realtà poi non si trova mai una reale soluzione al problema. Anzi, andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Wow, 3 di pentacoli e ruota della fortuna. Difatti, sento che lasciandovi indietro questo peso, iniziando a delegare, che è un po' quello che vi dicevo all'inizio,
della lettura, sento che ci sarà come proprio un cambio. E effettivamente la carta degli amanti è la carta che parla della scelta tra il vecchio e il nuovo, e qui abbiamo i nuovi obiettivi della stella. Stella e ruota della fortuna sono carte legate al destino, a quello che è predestinato. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono normalmente positivi, ma anche piuttosto rapidi, piuttosto veloci. Mm? Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, sento che potrebbe tranquillamente arrivare un lavoro, potrebbero cambiare le carte in tavola. Vi dirò, in realtà per molti lo sprone a cambiare, perché la ruota della fortuna mi parla di cambiamento, no? E quindi a cambiare un po' magari il vostro modus operandi di gestire più cose allo stesso tempo. Sapete che cosa mi fa venire in mente? Il Due di Pentacoli mi fa venire in mente che cerchiate sempre due o tre lavoretti per riuscire a tirar su una quantità di denaro sufficiente a sbarcare il mese. In questo caso, questo mese è come se vi fosse data la possibilità di finalmente trovare un progetto piuttosto che un lavoro, un qualche cosa da fare, un percorso, mi viene anche da dire, unico per riuscire a portare a casa lo stipendio. Questo non vuol dire che dobbiate necessariamente abbandonare le altre cose, però è anche vero che più cose si fanno, più l'energia si disperde, quindi poi più è faticoso portarle a termine. Mm, non vedo contratti per adesso, però sì che l'energia si muove. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, allora io qui credo, ragazzi, che potrebbe esserci un arrivo, se vogliamo, a quel ruolo di cui vi parlavo prima. Il punto qual è? Che non sarà così semplice gestire quel ruolo come voi pensavate. Cioè, ho come l'idea che potrebbero esserci invidie, pettegolezzi, frecciatine, malelingue, insomma, fate buon viso a cattivo gioco questo mese con i vostri colleghi. Ho come l'idea che dobbiate dare come questa impressione di essere aperti, di essere socievoli, di essere amici dei vostri sottoposti o dipendenti, ma senza perdere il fascino dell'autorità, non autoritarietà, ma dell'autorevolezza. Per chi è in posizione autonoma, per chi è indipendente, allora qui ragazzi devo dire che il mese è faticoso. Sinceramente vedo che il mese è faticoso. Anche lì può essere che abbiate delle idee in testa da sviluppare, varie cose di cui occuparvi nel mese di marzo, magari ci sono delle cose da chiudere, delle cose da aprire, vi piacerebbe iniziare dei nuovi percorsi, però anche per voi sento che la sera finisce con questo 10 di bastoni, è come se aveste bisogno di togliervi dei pesi da dosso, come se ci fosse questa scelta da dover fare, che cosa porto avanti, che cosa metto in stand-by, che cosa miglioro, che cosa sospendo. Però anche per voi, avendo la ruota della fortuna alla fine della lettura, vedo che le cose cambieranno in modo abbastanza repentino e potrebbero anche arrivarvi delle grosse occasioni di collaborazione. Vedo ben, come vi posso dire, ben protette le collaborazioni tra colleghi o tra, insomma, no, tra professionisti, ecco, perché è come se vi aprissero una rete di contatti. Quindi quello è molto molto positivo. Arrivano delle possibilità in più e le relazioni lavorative che instaurerete nel mese di marzo saranno molto molto importanti. Ok, parliamo di soldi adesso, ragazzi. Allora, io ho l'idea che molti nel mese di marzo inizieranno
ad avere un piano di risparmio. È come se da marzo molti di voi iniziassero ad accantonare del denaro. È come l'aprire, non lo so, un fondo pensione, un fondo di investimento. Sento che molti potrebbero ehm, appunto iniziare a pensare al futuro. Per qualcuno potrebbero non esserci le entrate che vi aspettate, anche se siete dipendenti. Voi di solito siete abituati magari ad avere il mese intero, il mese pieno. Ecco, potrebbe per qualcuno arrivare magari una sola parte del mese e l'altra parte potrebbero saldarvela dopo. Ehm, sì, diciamo che è un mese dove il denaro va tenuto sotto controllo giorno dopo giorno. Non è un mese per fare spese pazze, fondamentalmente. Vi dico, avete la ruota della fortuna e potrebbero effettivamente arrivare dei soldi in più, delle occasioni fortunate, occasioni lavorative, magari trovate un biglietto da 50 euro per terra, cioè è come quella cosa che non vi aspettate. Una tantum, quando c'è la ruota della fortuna i soldi arrivano normalmente una volta sola. Sono le vincite al gioco, no? Adesso potrebbe anche essere un mese fortunato in quel senso lì. Io non spingo molto i gratta e vinci o quelle cose lì perché non mi piace condividerli, insomma, però anch'io gioco i gratta e vinci, però 1 euro ogni tanto. Quello che non voglio è che la persona speri di ricavare del denaro facendo questi giochi, ok? Perché poi se si fa un bilancio non si guadagna mai quello che si spende. Ok, parliamo di relazioni. Se siete single, ragazzi, io ho come la sensazione che potreste conoscere una persona interessante, più grande di voi, ehm, che effettivamente vi smuove. Devo dire che potrebbe anche smuovervi parecchio, però sento che è da parte vostra che tentennate. C'è come un prendere tempo da parte vostra e non ammettere i reali sentimenti che provate per questa persona. E lo vedo anche un po' qui, no? Vedendo queste tre carte, è come se cercaste di vedere le cose da un altro punto di vista, tipo, no, ma non sono innamorato, e che solo gli voglio bene, no, ma non sono innamorato o innamorata, chiaramente, e che mi fa star bene, e che mi trovo bene con questa persona, mi ci sono affezionata, mi sento comoda, insomma, è come trovarsi delle scuse per non riconoscere che effettivamente si prova un sentimento per questa persona. Tale sentimento si può sviluppare verso l'inizio del mese, cioè è come se ci fosse proprio una chimica con questa persona. E vi dico che se siete nella conoscenza di due persone, la scelta che dovrete affrontare è proprio quella tra la vecchia persona che state frequentando e la nuova persona che andrete a conoscere. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, io qui ragazzi ho l'idea che ci sia bisogno di svegliare un po' la relazione, come se uno dei due facesse sempre, cioè ognuno facesse sempre le stesse cose e quindi c'è come una sorta di routine che per certi versi va bene, crea la regola, però ogni tanto è anche giusto rompere la routine, spezzare la routine. Potrebbe venirvi bene creare tipo un progetto di coppia insieme, potrebbe essere partecipare a qualche tipo di escursione, qualche, non lo so, guardate, mi, mi fanno vedere un sentiero di montagna con le piante officinali di fianco. Quindi per qualcuno magari potrebbe essere interessante per la coppia iniziare ad esplorare il mondo delle erbe, il mondo delle spezie, qualche cosa che nutre, che curi attraverso l'alimentazione. Anche il cinema, mi dicono. Comunque, al di là di quello, devo dire che potrebbe... Fatemi vedere se avete un asso. Ok.
Questo 10 di bastoni mi dice che una volta che vi toglierete quel sassolino dalla scarpa che io sento con questo 7 di spade, come se qualcuno stesse camuffando qualcosa, vedrete che le cose cambieranno a 360 gradi. Ci sarà proprio la voglia di costruire con questa persona. E non vi nego che per qualcuno ci potrebbe essere una decisione da prendere inerente al andare a vivere insieme, piuttosto che imbiancare casa, piuttosto che ristrutturare casa, piuttosto che quest'anno è ora di occuparsi del giardino. È come se ci fosse una nuova grinta. Vi dico, nella maggioranza dei casi ho come la sensazione che questo progetto possa essere remunerativo per la coppia, come se fosse un ingresso in più. Se invece, ragazzi, parliamo di persone che sono in una relazione, diciamo, più o meno, allora io vi dico che potrebbe esserci una terza persona, non so se da parte vostra o da parte dell'altra persona. Penso per molti di voi che siate voi ad avere più opportunità di scelta, però anche qui si tratta di ascoltare il vostro cuore e capire con chi dei due o tre personaggi il vostro cuore si apre e si espande di più. Vi dico, c'è un 10 di bastoni, alla fine del mese, entro la fine del mese secondo me questa scelta la farete. Se non avete più di una persona, magari è l'altro o l'altra, però diciamo che se non è il vostro caso, se non avete il piede in due scarpe, ehm, sento come se arrivasse una specie di presa di potere da parte vostra, del tipo no, ok, basta, o si fa così, o si fa così, o non ci vediamo più, insomma, non è un ultimatum, non è un ultimatum, però è più un prendere in mano le redini della situazione, vabbè, non organizzi tu, organizzo io, faccio io queste cose, sapete, non aspettare troppo che l'altro si muova o l'altra si muova e questo creerà effettivamente il cambio all'interno della relazione, come se prendeste in mano un po' le redini, no? E deste anche dei nuovi obiettivi alla relazione. Per quello che riguarda le persone intorno a voi, allora io qui sento che qualcuno potrebbe proporvi un progetto, potrebbe essere un progetto lavorativo, potrebbe essere un progetto a livello di hobby, la fotografia. Magari qualcuno risuona, è come se vi dicessero dai, andiamo su in montagna, in mezzo alla natura e facciamo delle belle foto. Ed è come scoprire una passione che non sapevate di avere e vi dico che questa passione potrebbe essere quella che vi genererà del denaro in più. Credo che molti durante questo mese potrebbero accarezzare l'idea di trasformare la propria passione in un'attività lavorativa. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, io credo che finché non vi toglierete questo peso, che può essere la scelta, può essere il dare una direzione, può essere il fatto di dovervi rigenerare e recuperare le forze, però finché non avete compiuto quel passo, diciamo che le cose non si muovono tanto. Dopo è come se definiste un nuovo obiettivo, un nuovo destino. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Carta numero 33. Questa carta parla di lezioni, mi viene da dire lezioni di vita, voi qui avete la carta dell'eremita che parla appunto di esperienze, parla di semplicità, di protezione e di rituali. Carta numero 13 è una carta che vi parla di ritmi, fa vedere la luna, quindi mi viene in mente i ritmi lunari, i cicli lunari e guardate che caso, qui abbiamo anche la ruota della fortuna che anche lei ci parla di quelli che sono i cicli di vita, i cicli di cambiamento. Parla anche di sé superiore, di realtà.
Ok, questa ancora prima che... Commercio, 3 settimane. Ragazzi, qui è come se un'attività, 3 settimane da quando ascoltate la lettura, è come se nascesse qualche cosa di nuovo una volta che voi scegliete. Magari non è proprio nuovo del tutto, sono già idee che portate avanti, però c'è troppa roba, c'è troppa carne al fuoco, rischiate di disperdere le energie. È come se doveste lasciare qualche cosa indietro o perlomeno in questo momento metterlo in stand-by. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessioni interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione. E per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se magari avete poco tempo, se non lo so, non riuscite a incastrarvi con i miei orari per prendere un appuntamento, c'è la possibilità di abbonarsi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, esattamente come nel percorso personale, solo che nelle sessioni individuali il percorso è cucito su di voi perché il rapporto è uno a uno. Nella sezione degli abbonamenti è trattato in modo un po' più generico, chiaramente perché non posso avere un feedback da parte di uno di voi. E sempre nella sezione degli abbonamenti trovate anche i temi di metafisica, di esoterismo e tutto quello che io ho studiato e imparato fino ad adesso, condensato e messo a disposizione per voi nella sezione degli abbonati. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Le playlist sono numerate dall'1 alla 3A, 3B, quindi sarebbero da vedere in ordine di numero. Vi ringrazio ragazzi per essere stati qui con me, vi ringrazio del vostro appoggio, vi mando un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao ciao!